Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche disponibili per l'amore e le passioni di settembre 2024. Abbiamo la carta della stella, amici dell'Ariete. Desideri in arrivo, nuovi obiettivi. Ho l'idea che qualcuno punti più in alto. Nel caso stiate cercando un partner o una partner, è un po' come dire, ok, vado verso altri mari o altri universi. Andiamo un attimino a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link per i corsi gratuiti presenti sul canale e per il corso di approfondimento sulle famiglie reali che si terrà verso la fine di settembre 2020, verso la metà di settembre 2024, il 21. Andiamo a vedere quali sono le energie disponibili, ragazzi. Partiamo da un fante di coppe, un 4 di spade, un 4 di coppe, mago, la torre, abbiamo un 5 di bastoni, la stella nuovamente e un papa. Bene ragazzi, come potete vedere questa è una stesa nuova, dovrebbe essere un cuore. mm? Diciamo che questa mi sembra sia più completa rispetto all'altra. Mi direte voi nei commenti se vi risuona di più, se la ritenete più completa e via dicendo. Tenete presente che io non ho riascoltato La ruota del destino di settembre, quindi potrebbe essere che il messaggio non sia lo stesso. Voi tenete sempre presente di ascoltare Sole, Ascendente e Luna e poi prendete il messaggio che più risuona in tutte e tre. Comunque lo spiego molto bene nella guida, la trovate il link sotto in descrizione. Allora, andiamo a spiegare carta per carta e ci saranno probabilmente dei messaggi spot e poi andiamo a vedere per i vari casi, single, non single, relazioni difficili e via dicendo. Partiamo da questo fante di coppe. Allora, qui potrebbe rappresentare una nuova persona che entra in questo periodo o comunque un qualche tipo di nuovo entusiasmo che sarà presente nel periodo di settembre. Diciamo che ho come la sensazione che potrebbe iniziare qualcosa di nuovo, come se ci fosse qualche nuovo obiettivo ed effettivamente potrebbe anche essere una nuova persona in vista se non avete nessuno. Però ho anche la sensazione che dobbiate un pochettino uscire dalla vostra staticità. Mm? Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal fante di coppe. Abbiamo un 7 di pentacoli, 8 di coppe e 10 di coppe. Potrebbe far riferimento a un atteggiamento un po' passivo, vi dicevo, sento come una sorta di staticità
da parte vostra e probabilmente siete concentrati su qualcosa nello specifico e perdete un po' come di vista la visione di insieme. Andiamo a vedere il 4 di spade, perché il 4 di spade mi parla di qualcuno che ha bisogno di un periodo di riposo, ha bisogno di ricaricare le pile, quindi è come se non ci fossero esattamente dei buoni presupposti per iniziare una nuova relazione piuttosto che per far andare avanti in modo florido la relazione che avete. È come se ci fossero dei disequilibri nella vita quotidiana, mi viene da dire. Allora abbiamo un 8 di pentacoli, un fante, scusate, un asso di spade e un 7 di spade. Andiamo a vedere anche il 4 di coppe. Perché qui, ragazzi, ho la sensazione che qualcuno non voglia vedere certe cose. Abbiamo un 5 di coppe e un diavolo. Sento che questo fante di coppe ha come una sorta di inflessione ingenua nel mese di settembre, quindi occhio a non essere troppo ingenui, perché qui avete un diavolo e un 5 di coppe e un 4 di coppe. Vi dico, è come se ci fosse una sorta di staticità da parte vostra o un ok, non faccio. Il 4 di spade è la carta del masochista, è la carta di qualcuno che sa che nella situazione dov'è non sta bene, ma per X motivi, perché non ha le forze, perché non ha il denaro, perché non ha dove altro andare, decide di rimanere in quella situazione. E qui, con il diavolo, parla proprio di quello che è la schiavitù volontaria, che può anche essere una questione di ego, no, non me ne vado da questa relazione perché sennò vuol dire che ho buttato via un sacco di tempo. Ipotesi. Andiamo avanti, vediamo questo mago. Abbiamo un'imperatrice. Ruota della fortuna. E andiamo a vedere anche la torre, perché qua qualcosa inizia e qualche cosa finisce. 7 di spade. Ah, allora questo è un 6 di spade, li confondo sempre in questo mazzo. Questo è un 6 di spade, ragazzi. E la morte. Uh. Ragazzi, torre, morte e 7 di spade. Ho come la sensazione che qui qualche cosa verrà a galla. Non lo so, ma potreste anche essere voi che in questo periodo siete particolarmente carichi verso un nuovo obiettivo, che non vogliate vedere il resto del panorama e ad un certo punto, perché qua sento che siete voi che raccontate le bugie a voi stessi. È come se le carte vi dicessero basta con queste bugie, basta con il non voler vedere qualche cosa, basta con la staticità, basta con l'atteggiamento da vittima, con vado, scappo o non scappo. Mm, Diciamo che qui ci sono come delle opportunità di iniziare qualche cosa di nuovo. Quando c'è la ruota della fortuna è come se ci fossero delle possibilità, degli aiuti, delle cose che arrivano in modo anche inaspettato e che possono effettivamente cambiare il fato. Andiamo a vedere la ruota. La forza. Voglio andare a vedere anche la morte. Ragazzi, è un messaggio che sarà per pochi, però per qualcuno sarà. Ehm,
se per caso allora, qui è una situazione un po' intricata, nel senso che ci potrebbe essere qualche cosa che ha a che vedere con un figlio o una gravidanza, che per qualcuno potrebbe arrivare in modo inaspettato ed essere quello il motivo per cui la cosa continua o comunque c'è una possibilità di seguito. Se non è che il fatto che arrivi lo vedo, per qualcuno. Sì, perché ce l'ho in diversi punti questo riferimento, quindi potrebbe essere un figlio. Se lo state cercando, è facile che nel mese di settembre riusciate a concepire. Se non era quello che volevate, vi dico che potrebbe essere un tema che in qualche modo apre una nuova realtà. Però quello che mi sento di dirvi è, se pensate che avendo un figlio, l'altra persona cambi idea o le cose si appianino o cambi un qualche cosa su quello che non volete vedere con queste carte, ecco lì vi state sbagliando e qui arriva la rottura. Adesso andiamo avanti. La rottura nel senso la rottura degli schemi, eh. Andiamo a vedere il 5 di spade, di bastoni, scusate. Re di pentacoli e asso di bastoni. Voglio andare a vedere anche la stella. Quattro di coppe che avevate già qui in linea proprio. Dieci di spade e 5 di spade. Ragazzi, io ho la sensazione che se qua non volevate vedere qualcosa, per X motivi volevate ignorare un qualche cosa, qui non ne potrete più fare a meno e ad un certo punto, con la carta del Papa, sento che arriverete a un punto di equilibrio, a creare delle regole che possono andare bene. Guardate, infatti, anche il 6 di Pentacoli mi parla anche di contratti. Per qualcuno ci potrebbe anche essere la proposta di andare a vivere insieme, se per caso questo bambino arriva in modo inaspettato, non diciamo indesiderato perché è brutto. Ah, se vi capitasse di avere dei figli in modo inaspettato, sarebbe carino diceste loro che non sono stati un incidente, ma sono stati una sorpresa. Questo ve lo dico perché sul bambino ha un impatto, quindi per quello che non mi piace dire in modo indesiderato, ma diciamo in modo sorpresivo, mi piace di più. Comunque sta di fatto che qua potrebbe arrivare o una proposta, vi dirò che potrebbe essere proprio di matrimonio, magari in comune, perché c'è 6 di pentacoli, però comunque sono contratti, si potrebbe anche trattare di un contratto per una casa, appunto se c'è questa decisione di andare a convivere. Vabbè, andiamo a vedere caso per caso. Allora, se siete single, ragazzi, qui c'è aria di qualcuno che è arrabbiato. Io ho come la sensazione che ci sia qualcuno che è arrabbiato, probabilmente con una persona che conoscete già o che state frequentando o che state aspettando si faccia viva. E, insomma, c'è una sorta di indisposizione da parte vostra nei confronti di qualcuno. Ehm, credo che se proprio non avete nessuno, vi dico che uscendo dal mood mentale della vecchia relazione che avete avuto, anche se è stato 10 anni fa, non importa, c'è sempre quello strascico che ci portiamo dietro.
Devo dire che si potranno aprire all'orizzonte degli incontri interessanti, parecchio interessanti, soprattutto se allora, qualcuno potrebbe conoscere questa persona sul lavoro, magari è un nuovo collaboratore, è un nuovo capo, piuttosto che qualcuno che lavora in azienda da un sacco di tempo e che ha sempre fatto un certo tipo di lavoro fuori azienda, come tipo rappresentante o cose così, che inizia a lavorare in azienda. Oppure potrebbe essere se per esempio iniziate qualche corso, sono corsi più di meditazione, corsi di yoga e cose di questo stile che non un corso, come vi posso dire, di CrossFit, ok? Più corsi per la parte spirituale, se vogliamo. Potrebbero anche essere Ehm, potrebbe anche essere semplicemente il leggere dei libri in posti tipo la biblioteca o cose di questo genere. Sono zone, sono luoghi che per voi single, senza nessuno, potrebbero essere favorevoli per conoscere una persona in particolare, che però io ho la sensazione dobbiate un po', come vi posso dire, limare certe idee che avete della relazione o vi faccio un esempio. Ci sono certe donne che non fanno il primo passo e quando io chiedo perché, loro mi rispondono: è perché è l'uomo che lo deve fare. Ma perché? Chi l'ha detto? Cioè, mm, poi scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate. Però se dall'altra parte c'è un uomo magari molto timido, in due si aspetta che l'altro faccia magari la prima mossa, non lo so, però per dire, è una credenza che limita, perché comunque per rompere il ghiaccio con qualcuno non è che alla prima battuta devo chiedere il numero di telefono, però insomma dare un pretesto all'altro per attaccare bottone, cioè non è che si tratta di andare lì e chiedere di uscire, solo che certe persone pensano che sia, anche certi uomini, si sentirebbero, sì, ecco, forse adesso lo posso capire, perché ci sono certi uomini che si sentirebbero, come dire, ehm, deturpati, come si dice? Comunque è come se venisse tolto loro il potere personale. Ma perché ci si mette su due livelli? Perché uno è il cacciatore e l'altra la preda, ma no. Vabbè, torniamo alla lettura. Se siete single e avete qualcuno in testa, io qui ho come la sensazione, ragazzi, che siate, dobbiate ancora metabolizzare del vissuto con questa persona. Probabilmente ci sono delle cose che non volete, ci sono delle cose che non volete accettare, che non volete vedere, che non volete vivere, probabilmente con questa persona, e quindi c'è come questa spinta ad andare verso qualche cosa di meglio. Sento che molti lavoreranno su se stesso, su se stessa, vabbè, avete capito qua l'italiano ormai. Devo dire che potrebbe arrivare un incontro passionale molto 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 costruttivo che all'inizio è un po' così, è un po' come se vi punzecchiaste. Mm? Però poi devo dire che ci sono dei buoni sviluppi in questa conoscenza, per chi è in coppia. Allora, io qui sento che uno dei due sta purgando qualche cosa, ok? Probabilmente è successo un qualche cosa da cui dovete uscire. Ma ripeto, a me questo fante di coppia mi dà come l'idea che ci sia una sorta di ingenuità in questa situazione o in questa emozione, anche potremmo dire, che potrebbe tranquillamente essere l'obiettivo nuovo, come il prenderlo un po' troppo alla leggera. Quindi sento che se dall'altra parte vi contrastano un pochettino, ecco, c'è questo attrito che si potrebbe osservare nel mese di settembre. Tutto sommato, nonostante l'attrito, una volta che smussate gli angoli, una volta che fate questa sorta di ritiro spirituale con voi stessi e vi rendete conto di quali sono le bugie inerenti alla situazione, cioè quello che non volete vedere, quello che vi ho detto all'inizio, sento che qui è come se deste una nuova direzione, ok? È come se smetteste
di tapparvi gli occhi su certe questioni e si arrivasse finalmente a un equilibrio, ad un accordo, a un qualche tipo di anche ufficializzazione con il Papa. Tenete presente che può anche far riferimento a, ad un mediatore, quindi magari può essere una guida, può essere un... Se siete in separazione, potrebbe essere un... cioè per esempio vi state separando, potrebbe anche essere un avvocato, un mediatore, però comunque di solito diciamo che è una figura che accompagna, che regolamenta, regolarizza in questo caso, perché abbiamo anche un 6 di pentacoli. Non nego che appunto se state pensando di allargare la famiglia e piuttosto che di comprare casa o cambiare casa, nonostante ci siano dei dettagli sui quali potreste beccarvi con il vostro partner, le cose andranno a buon fine. Se dovete comprare casa, ho come la sensazione che settembre potrebbe essere un buon periodo per fare un'offerta equa, soprattutto se avete già una casa ehm, nel mirino, ok? Ma secondo me sì, perché l'avete già vista, avete 2 volte la stella. Si tratta di fare un movimento, di fare una azione per concretizzare il cambio. Se siete, ragazzi, in una relazione ni, io ho la sensazione che uno dei due stia soffrendo un po' troppo e potreste essere tranquillamente voi, ma perché? Perché siete attaccati ingenuamente a dei risultati dell'ego e a un certo punto l'ego casca e verranno fuori tutte le bugie che vi siete raccontati. Tenete presente che con la morte c'è un cavaliere di spade. Qui si va dritti verso il tagliare qualche cosa. Questo lo sento soprattutto se la relazione vi ha già quasi stufato. Però aspettate, perché poi finiamo in un altro modo, quindi aspettate. Però sento che c'è come una voglia, un qualche cosa che vi spinge a dire no, adesso basta, non ce la faccio più, basta con questi condizionamenti, basta. Però parte di tutta questa sofferenza è perché siete voi che non volete vedere certe bandiere rosse, perché non le volete accettare. Invece una volta che le integrate, che dite sì, ok, esiste, ok, come controbilancio questa cosa che ho visto che non mi piace? Invece finché uno fa finta di non vedere le cose che non vanno, non si possono mai correggere. E quindi è un circolo vizioso più che virtuoso. Vi dico che le cose finiranno in un altro modo perché? Perché in qualche modo e per molti sarà sotto le lenzuola. In qualche modo riuscirete a convincere la controparte ad andare al passo successivo, a trovare, mi verrebbe da dire, un punto di incontro, delle regole comuni, un contratto. Per qualcuno si tratta proprio di dire, ok, è arrivato il momento di farmi conoscere i tuoi amici, farmi conoscere i tuoi genitori, di ufficializzare la relazione. Se la relazione è ni perché siete in relazioni a tre, allora se per caso quest'ideologia che avete è quella che il vostro partner lasci la sua attuale relazione, lo sento abbastanza utopico, abbastanza lontano come obiettivo. Ci può essere come una promessa, ci può essere come un qualche tipo di avanzamento burocratico, magari a detta di questa persona, però nì. Insomma, sento che qui dovete togliervi veramente, c'è qualcosa che non volete vedere. Avete il 4 di coppe 2 volte, che è la carta della cecità, la carta del 4 di spade, che come vi ho detto prima rappresenta anche un po' colui che sta, cioè la figura sta dormendo sotto delle spade, girandosi si potrebbe far male, capito? Però comunque continua a star lì perché è troppo stanca, non ha forze per continuare il suo cammino. E qui anche c'è una figura statica seduta, come se non voleste vedere, come se foste condizionati e non voleste vedere qualche cosa. Settembre vi dico che arriverà o sì, il momento in cui vedrete chiaro e inizieranno ad esserci poi nuovi obiettivi, anche più
come vi posso dire, espliciti. Va bene, andiamo a vedere un oracolo di questi. Fatemi sapere poi nei commenti se, insomma, la trovate più completa rispetto all'altra. Occhiali da sole. Ecco, questa carta parla di guardare, di osservare, parla anche di stalking, quindi qualcuno che osserva da lontano, vi tiene d'occhio da lontano, di gaslighting, di qualcuno che sparisce. Potrebbe essere perché qua è che questa figura così com'è rappresentata, perché ha la fronte, cioè tipo corrugata, è come se fosse arrabbiato. Sapete, come se uno non volesse sentir ragioni per questa, ehm, per questo diavolo e questo 5 di coppe. Come no, non ci credo. Bene, andiamo a vedere se per caso, ragazzi, state cercando un bebè e non arriva, e magari siete anche già passati da uno o più aborti, qui il consiglio è di lavorare sulle credenze limitanti. Abbiamo un 6 di spade. Cioè, chiedetevi cose semplici come merito di essere madre o padre, perché anche se siete uomini questo influisce, Oppure potrebbero essere domande del tipo: credo di poter essere una buona madre o un buon padre? Sapete, c'è tutto un tema sulle costellazioni familiari dove se noi pensiamo o non vogliamo ricreare una madre o un padre come quelli che abbiamo avuto, è facile che o non si scelga volutamente di non avere figli, oppure che non si resti incinta né per lui né per lei. Ricordatevi che ovviamente diciamo la responsabilità può essere o di uno dei due, indipendentemente uomo o donna, oppure di entrambi. Andiamo a vedere anche questi oracoli. Questi qui sono oracoli per l'amor proprio. Asteria. La chiarezza che sto cercando si sta rivelando a me. Difatti, ragazzi, qui avete 2 volte la stella. Nel mese di settembre arriveranno come delle illuminazioni, delle prese di consapevolezza su una determinata situazione o relazione che comunque vi faranno poi riportare le cose in equilibrio con la vostra persona di interesse o personalmente se non avete nessuno. Penso che sia difficile che proprio finirete il mese così come lo state iniziando, perché vedo parecchio movimento, ma mi farete sapere voi nei commenti. Bene ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me. Se volete sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me mi potete scrivere una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove spiego il percorso con le credenze limitanti. Per il resto, se volete iniziare, cioè se volete diciamo essere accompagnati nel vostro percorso, potete anche abbonarvi al canale. Sono video che lavorano su corpo, mente e spirito, ok? Comunque i titoli sono pubblici, li vedete nelle copertine lilla. Detto questo, di nuovo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!